Stavolta abbiamo aspettato poco perché solo dopo 2 settimane è arrivato il nuovo capitolo di Berserk, il capitolo 385. Il 384 ha fatto parlare già molto di sé perché Guts sostanzialmente faceva un viaggio interiore e scopriva una cosa fondamentale, ovvero che lui fin dalla nascita è sempre stato un essere legato all'interstizio, legato cioè sia al piano astrale che a quello materiale. E questo perché è nato da un corpo morto. La cosa probabilmente gli darà molti vantaggi in più per potersi confrontare in qualche modo con Griffith sullo stesso livello. Ma che ci aspetta adesso? Ci saranno ancora altre rivelazioni o Guts uscirà dal santuario per passare all'azione? Andiamo a vederlo. Il nuovo capitolo 385 ha 22 pagine, inclusa una a colori, e si intitola L'alba di una sorte migliore. Il titolo è tratto da un proverbio giapponese che indica la fortuna che arriva dopo un momento sfortunato. Come l'altra volta userò nel video una mia traduzione in italiano che è un'esclusiva per voi che seguite il canale. Il capitolo inizia con Daiba che stava in meditazione davanti allo stupa, che è il santuario dove Guts ha vissuto il suo viaggio di rinascita. Daiba pensa che Guts sia morto e che abbia quindi fallito dentro allo stupa, che si è trasformato effettivamente per lui in una tomba. Poi la scena si sposta su Isidoro e Azan che stanno guardando da lontano lo stesso luogo e che sembra siano passati lì per caso per il loro allenamento mattutino. Azan dice che sta succedendo qualcosa e che forse dovrebbero andare a vedere. Come capiremo dopo, servirà per far sì che Isidoro possa assistere a quello che succede. Pure tra i Kushan c'è una certa attesa per quello che succederà e Silat sta fissando la porta sigillata dello stupa. E noi torniamo anche all'interno dove Guts ha completato il suo percorso interiore e si ritrova sopra la membrana che lo accoglie al suo interno, una cosa che può ricordare il fiore di loto del buddismo. Infatti nel buddismo è proprio il simbolo del risveglio spirituale e dell'illuminazione. Guts poi si rialza dalla membrana, guarda la porta chiusa e si guarda intorno nel santuario. Poi guarda la propria mano e percepisce che qualcosa è cambiato. Infatti pensa di aver capito finalmente che cosa sia successo. A questo punto Guts si rialza in piedi e ha ancora il ricordo del viaggio interiore che ha appena vissuto. Guts pensa ecco come stanno le cose, probabilmente riferendosi a quello che ha scoperto su se stesso e quindi alla nuova consapevolezza che ha acquisito. Dopo alcune vignette in cui vediamo Guts da diverse inquadrature, lui osserva la porta chiusa e poi la tocca. Evidentemente si rende conto di avere una forza nuova, infatti spinge con la mano sulla porta e si concentra. All'esterno i soldati Kushan percepiscono dei rumori dalle rovine e sono abbastanza sorpresi e spaventati. Ma un'anta del portone viene direttamente espulsa fuori dallo stupa e mentre Silat grida di allontanarsi la porta crolla a terra con un tonfo. I Tapasa stessi rimangono sorpresi. Proprio loro infatti, nonostante siano fisicamente fortissimi, avevano faticato molto a aprire le porte del santuario come avevamo visto al capitolo 382. Invece adesso i Kushan si trovano davanti mezza porta sfondata e sono sull'attenti pronti a combattere perché non sanno cosa potrebbe uscire effettivamente dal santuario. E per molti di loro Guts potenzialmente è qualcuno di molto pericoloso. In realtà vediamo che Guts emerge molto tranquillamente. I Kushan stessi a quel punto realizzano che Guts ce l'ha fatta a sopravvivere a quel rituale dentro allo stupa che potenzialmente poteva portarlo alla morte. Silat dice di non toccarlo e Guts si guarda solo intorno lanciando ai Kushan delle occhiate che li lasciano tra lo spaventato e il sorpreso come se avessero davanti una divinità. Questa scena succede anche altre volte in Berserk perché Guts lascia stupiti molti con le sue abilità. Ma stavolta è solo la sua semplice presenza a stupire tutti, una cosa che può ricordare volendo l'incarnazione di Griffith alla fine dei capitoli della condanna, quando lui aveva un'aura che da sola era bastata a immobilizzare tutti per alcuni istanti. L'uscita di un nuovo capitolo di Berserk e poterlo analizzare insieme è la definizione stessa del concetto di hype, quindi mandiamo anche questa volta Berserk nella classifica hype di YouTube Italia.
E se ve lo siete persi la settimana scorsa, ho lanciato anche un secondo canale dove parlerò di film, serie TV o attualità, magari parlerò anche di altri anime o manga in futuro, quindi se il progetto vi interessa potete darci un'occhiata. Trovate il link nelle schede in descrizione a questo video. Prima di andare avanti con il capitolo dico anche qualcosa sullo scorso che è stato molto commentato. Koji Mori ha dichiarato che Miura aveva in mente quel capitolo da 20 anni e aveva faticato a realizzarlo, quindi non credo che sia stato inventato di sana pianta dal nuovo team. Guardando anche indietro ai vecchi capitoli nel manga c'erano diversi indizi che Miura volesse che la nascita di Guts lo avesse posto in qualche modo in una posizione particolare rispetto alla causalità. Poi ovviamente a ciascuno può non essere piaciuto come hanno messo in scena la conferma definitiva di questo fatto, però penso che Miura stesso sarebbe arrivato prima o poi a confermare questa cosa su Guts. Probabilmente adesso Guts potrà interagire in modo diverso con il mondo astrale, quindi cambieranno gli equilibri nel confronto con gli apostoli, per esempio con i membri della mano di Dio come Griffith, che ci interessa molto. Ma tornando a questo capitolo vediamo una vignetta che inquadra il collo di Guts da dietro e che continua volendo proprio su questo discorso che vi stavo facendo. Infatti serve proprio per farci vedere il sigillo che Shirk aveva messo sul marchio del sacrificio, che è stato un po' l'inizio vero e proprio del contatto di Guts con la magia e quindi con il concetto che esistessero anche altri lati del mondo astrale oltre a quelli che lui per esempio aveva visto durante l'eclissi. I Tapasa intanto sono sempre più sorpresi mentre Silat pensa, scavarsi la tomba con le proprie mani, che uomo dal destino straordinario, quanto siamo stati arroganti, non conoscendo la verità. Qui sembra proprio che Silat riconosca che Guts è una persona eccezionale, probabilmente uno dei pochissimi capaci di sopravvivere al percorso di rinascita dentro allo stupa, e praticamente attribuisce pure lui quasi un valore sacro a quel percorso, riconoscendo per la prima volta completamente l'importanza di Guts, come se i Kushan fino a quel momento fossero stati arroganti a non vederla. Poi osserva stupito Guts che guarda la propria mano essendo consapevole della sua nuova forza. E Silat ricorda che lui era lo stesso guerriero nero che aveva affrontato molto tempo prima, che ormai si è rivelato in tutta la sua forza. Daiba si fa largo di corsa in mezzo ai soldati Kushan per venire a vedere il risultato della trasformazione di Guts nello stupa. Infatti si è accorto che la sua prima sensazione che fosse morto era sbagliata. Vediamo che ovviamente anche Daiba è sorpreso, così come Azan, Isidoro e Pac. Guts infatti è sopravvissuto e emana un'aura nuova. Isidoro è pure molto entusiasta quando vede Guts vivo. Ha le lacrime agli occhi per la felicità, ma fa finta che sia il sole a dargli fastidio agli occhi per non farsi vedere a piangere. Questa è una cosa pure molto in linea con il personaggio, che vuole sempre farsi vedere adulto e forte, anche se qui non riesce a trattenere le sue emozioni essendo affezionatissimo a Guts. E ecco perché è una bella scelta averlo fatto arrivare sul luogo dove Guts, che è il suo modello, ha vissuto il suo power up. A questo punto Guts, con la sua nuova forza, che è quasi anche una forza del pensiero, riesce a spezzare la catena che aveva al polso. Questa vignetta simbolicamente è molto importante e sicuramente non è messa a caso. Può farci intendere che ha spezzato quello che lo teneva bloccato e vincolato fino a quel momento, che poteva essere semplicemente la tristezza di non essere riuscito a colpire Griffith e di aver perso un'altra volta a Casca, ma se ci vogliamo spingere con le teorie può rimandare anche alle catene della bestia dell'oscurità e farci intendere che abbia spezzato quelle. O addirittura potrebbe proprio simboleggiare che abbia spezzato definitivamente la sua convinzione di essere legato a una causalità ineluttabile contro la quale non si può andare. Visto che spezza dall'interno una catena che aveva al polso, significa anche quasi che la sua nuova consapevolezza riesce a influenzare il mondo fisico e non si tratta solo di una pura forza materiale. Poi ci concentriamo su come Pac stia vivendo la scena e anche questa è una bella scelta perché Pac è stato il primissimo compagno nel viaggio di Guts, quello che ha sempre riconosciuto che c'era qualcosa di più in lui. Pac si avvicina a Guts e i due si scambiano uno sguardo in una bella tavola. Secondo me questo sguardo porta proprio a compimento il viaggio di Guts in relazione al mondo astrale. Può essere quasi un parallelo di quando Guts aveva visto per la prima volta Pac, che è un essere del mondo astrale. In questo momento è Pac a riconoscere Guts come sempre collegato a quel mondo.
In questo capitolo le proporzioni del corpo di Guts in alcune vignette avrebbero potuto essere meglio, forse lo hanno disegnato volutamente così per darci anche l'idea di una nuova fisicità del personaggio, ma a volte sembrano abbastanza incoerenti l'una con l'altra. L'idea probabilmente è quella di farcelo apparire più muscoloso del solito e sempre più vicino a Ken il guerriero, che effettivamente è sempre stata una delle ispirazioni di Miura per Guts. Alla fine Puck vola proprio dietro al collo di Guts a osservare il sigillo magico. Non saprei se vorrebbe farci capire che quello sta cambiando forma, ma dal disegno non mi sembra. Comunque Puck riesce a percepirci qualcosa anche se non è direttamente visibile. Infatti guarda anche l'interno dello stupa e capisce quello che è successo. Pensa che Guts si sia connesso e intanto dei raggi di luce illuminano il viso del guerriero nero. Probabilmente Puck intende che si sia connesso nel modo giusto al mondo astrale e al suo vero ruolo nel corso degli eventi. Ma finalmente parla direttamente Guts e dice con un'aria convinta: "Bene, andiamo". E queste parole ci fanno ben sperare perché preludono al ritorno della vera e propria azione nella storia. Daiba dice: "Incredibile, chi è costui?" E adesso invece è stupito che Guts abbia superato la prova. Nell'ultima tavola vediamo lo stupa circondato da alcune tende dei Kushan che si erano evidentemente accampati lì in attesa di quello che sarebbe successo. Mentre al momento dell'arrivo sul luogo l'atmosfera era cupa e tesa, adesso il sole illumina la scena e sottolinea la speranza per il futuro di Guts e di tutti i personaggi. L'ultima frase mette proprio l'attenzione sui possibili nuovi poteri che Guts ha ottenuto con quelle realizzazioni su se stesso. Infatti in questo capitolo abbiamo visto soprattutto che Guts ha acquisito anche una specie di forza sovrumana ancora più di quanta ne avesse prima, che però probabilmente in contemporanea simboleggia anche una nuova forza interiore spirituale che è quella che nota Puck e che sarà anche significativa da usare in combattimento contro dei nemici del mondo astrale. Quello che abbiamo visto nel capitolo comunque è un modo abbastanza classico per rendere visivamente il power up di un personaggio. Non è niente di mai visto prima, anzi la scena di tutti che si stupiscono dei nuovi poteri del protagonista è sicuramente un cliché. Ma penso che sia meglio di soluzioni troppo stravaganti. A me non dispiace che il nuovo team usi anche delle soluzioni tradizionali invece che inventarsi delle proposte solo per stupire, che però potrebbero starci male con Berserk. Oltre a questo nel capitolo non succede granché, ma potevamo anche aspettarcelo dopo lo scorso capitolo che era stato uno molto importante. Adesso speriamo di andare verso il confronto finale tra Guts e Griffith, anche se i tempi di pubblicazione di Berserk ci fanno vivere proprio sulla nostra pelle il percorso tormentato di Guts. Per questa volta però avremo anche un terzo nuovo capitolo di Berserk che uscirà tra 2 settimane, quindi ci è andata bene perché conosceremo anche qualche altro sviluppo della storia. E quindi penso che non ci sia momento migliore anche per iscriversi al canale e per attivare le notifiche, così non vi perderete il nuovo capitolo di luglio. Ci vediamo qui sotto nei commenti e a presto!